Da Ritorno a Lemuria, guarire le radici di Silvia Crisci. Lemuria e le radici. Se vi state chiedendo cosa c'entri Lemuria con la guarigione delle proprie radici, sappiate che mi stavo ponendo la stessa domanda qualche minuto fa, quando mi è arrivata la risposta. Adama ci spiega la connessione tra Lemuria e le nostre radici. Benvenuti cari amici, vi saluto insieme a molti abitanti del cuore di Telos. Sono e siamo molto contenti che Silvia stia trattando questo tema nel nuovo libro. In realtà, le avevamo già comunicato durante la stesura del primo libro che avremmo affrontato questo argomento in modo approfondito. Se la domanda è cosa c'entra Lemuria con le vostre radici, io vi chiederei come potrebbe non essere attinente. La vostra origine come specie umana risale al tempo e all'energia di Lemuria. Lemuria è le vostre radici. Nella sua frequenza ha avuto inizio la vostra vita sulla Terra, fino a quando siete precipitati nella terza dimensione, luogo in cui vige il predominio dell'ego. In quel momento le vostre radici hanno subito un duro colpo, abbassando la frequenza e catapultandovi in questo ciclo continuo di morte e rinascita, con il solo scopo di ricordare, per poter ritornare alla frequenza del cuore. In ogni caso, anche se al momento state pensando ai vostri genitori, ai rapporti difficili che potreste vivere, conflitti, fraintendimenti, condizionamenti, e al fatto che il problema da risolvere lo avete nella vostra attuale incarnazione, Lemuria sarà l'unico luogo vibrazionale che potrà fornirvi una soluzione. Questo perché solo accedendo alla frequenza del cuore potrete andare oltre, perdonare voi stessi, i vostri genitori, per guarire le radici. Sarà solo connettendovi con quel tipo di frequenza che potrete accedere ad una comprensione superiore degli eventi che hanno condotto voi e i vostri genitori alla relazione attuale. Sarà solo nella frequenza della quinta dimensione che potrete comprendervi profondamente, ricordare i vostri reciproci ruoli, accordi e sciogliere quelli non più funzionali per andare oltre. Lemuria è la vostra origine e anche la vostra cura. So che continuate a considerare Lemuria come un luogo, un posto in cui andare a vivere, ma io vi invito a considerarlo una qualità di energia. Che differenza c'è, Adama? Abbiamo capito che si tratta della frequenza del cuore, potreste obiettare. La differenza è che se lo considerate un luogo, lo percepite distante, lontano da voi, quindi difficilmente accessibile. Mentre considerarlo una qualità di energia lo avvicina alla vostra percezione rendendolo accessibile in ogni momento della giornata, ovunque vi troviate. Basterà pensare intensamente all'amore, al perdono, alla compassione, per connettervi con l'energia di Lemuria che, di fatto, è sempre disponibile per chiunque manifesti il puro intento di contattarla. Guarire le vostre radici significa lasciare andare ogni conflitto generato dalle personalità incarnate sulla Terra, risolvere blocchi creati da paure profonde, sciogliere antichi rancori, superare delusioni, rotture improvvise e dolorose e perdonare traumi e abusi la cui ferita ancora sanguina. Qui a Telos ci sono molti templi dove recarsi per ottenere aiuto. Ricordate che vi avevo parlato delle sale di guarigione lemuriane? Ebbene, non sono presenti solo a Telos, ma anche in altre città lemuriane, e come vi avevo già comunicato sono frequentate da esseri di differenti civiltà, vibranti nei piani dimensionali superiori e desiderosi di aiutare l'umanità. In questi luoghi vibrazionali potrete chiedere assistenza per la risoluzione di conflitti familiari e per ricevere una comprensione più elevata di cosa si muova dietro alle vostre difficoltà terrene. Tutto ciò è guarigione. Voi siete abituati a pensare alla guarigione più che altro in termini fisici, dal momento che avete un corpo fisico che spesso si ammala.
Ma la vera guarigione è altro. La vera guarigione è quella dell'anima, non del corpo. Il corpo segue l'anima e non viceversa. Con questo non intendo certo dire che l'anima possa ammalarsi, questo non accade. Ciò che accade spesso è che l'anima venga ignorata e intrappolata dalla personalità, che compie le proprie scelte in assenza di collegamento. Quella che voi chiamate voce interiore è la voce dell'anima, che cerca ostinatamente di farsi ascoltare per poter attuare il proprio progetto e raggiungere lo scopo prefissato. Le vostre personalità spesso la ignorano. Inizialmente questo avviene con una certa fatica e un vago senso di colpa derivato dalla sensazione inconscia di non aver dato ascolto ad un messaggio importante. Ma nel tempo diventa sempre più facile fingersi sordi e questo rappresenta un problema perché più ignorate la voce della vostra anima e più diventa flebile. Ad un certo punto, quella che doveva essere una sorta di bussola interiore si trasforma in un sussurro difficilmente percepibile, soprattutto perché è sommersa dal caos totale in cui vivete le vostre vite. Il lavoro e le 1000 attività che svolgete ogni giorno servono proprio a questo, a nutrire l'ego che ha bisogno di distrazioni e superficie, e ignorare l'anima che necessita di silenzio e profondità per essere udita. Il punto è che più vi allontanate dall'anima e più vi ammalate e quando lo capite, se lo capite, riprendere il contatto diventa difficile, perché non siete allenati, siete diventati sordi interiormente e incapaci di connettervi con la parte più saggia e profonda di voi. La vera guarigione è la vostra connessione costante con l'anima.